Buonasera amici, nel video precedente abbiamo celebrato i fasti della chitarra, legati soprattutto all'opera di due maestri quali il Carulli e Giuliani. Oggi invece andremo ad analizzare il picco di disinteresse che la chitarra subisce intorno alla metà dell'Ottocento. Sigla. Paradossalmente, intorno alla metà dell'Ottocento, sebbene la chitarra raggiunga la forma e le dimensioni che tuttora mantiene, costruita appunto per la prima volta dal maestro Antonio de Torres Curado su indicazioni del grande chitarrista Julián Arcas. Diciamo che l'interesse verso questo strumento si riduce al lumicino. In pratica viene mantenuta la fiammella della chitarra solamente all'interno di piccoli circoli di amatori e di maestri virtuosi. Però sono gruppi sparuti, slegati fra loro, suddivisi fra Parigi, Vienna, Londra e sebbene vi sia, diciamo, tra gli anni 30, 50 e 60 la presenza di un grande chitarrista, un grande virtuoso quale Napoleon Cost, questi, diciamo, un po' per la stranezza degli strumenti che suona, un po' per, diciamo, i brani che scrive, che sono molto difficili da eseguire e quindi i dilettanti se ne tengono alla larga, la chitarra, abbiamo detto, subisce un notevole decremento nel numero degli appassionati. Fortunatamente, diciamo, in questo periodo nasce e si afferma un grande chitarrista quale Francisco Tárrega. Il maestro Tárrega inizialmente si dedica anche lui, come Napoleon Cost, ai concerti che tiene in tutta Europa, però ad un certo punto, spossato, si ferma, decide di fermarsi, poiché gli spostamenti allora erano molto impegnativi, e si ferma e comincia a comporre brani musicali. Ha composto capolavori come Il ricordo della Alhambra, Capriccio arabo, ma anche brani deliziosi, più semplici da suonare anche per un chitarrista da spiaggia come me, tipo Adelita. Sono brani conosciutissimi e successivamente si dedica all'insegnamento, e proprio qua sarà la sua opera preziosa affinché la chitarra superi questo periodo di crisi. Alla scuola del maestro Francisco Tárrega si sono formati numerosi chitarristi, a loro volta diventati grandi maestri e grandi virtuosi come Daniel Fortea, Emilio Pujol, Miguel Lobé, Pascual Roch e Domingo Prat. Diciamo, la loro opera è stata più che altro quella di mettere nero su bianco tutti gli insegnamenti di Francisco Tárrega, poiché quest'ultimo non aveva messo per iscritto niente. Diciamo che nonostante fossero numerosi i maestri, i virtuosi della chitarra, i seguaci erano comunque pochissimi, e fin tanto che agli inizi del Novecento si comincia ad affermare un certo Andrés Segovia, ma questa è tutta un'altra storia. Per questa volta è tutto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!